Bentrovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Oggi parliamo di un weekend stupendo per quanto mi riguarda. Siamo stati lì a vedere da vicino Misano Night, un bagno di folla, tantissimi bambini, tantissimi ragazzini, tanta passione e tanta voglia di vedere le gare di moto. Oggi ne parleremo però con un ospite eccezionale, per me l'uomo del weekend, il pilota di nuova M2 Racing, Luca Bernardi. Ciao a Ciao tutti. Luca. Ciao, Benvenuto a Crazy Motor Life. grazie mille, è un piacere. Allora, dici, da pilota, quel bagno di folla, quel calore da parte del pubblico, come l'hai vissuto? Ah, bellissimo, bellissimo. È la prima volta che mi capita di avere un pubblico così, soprattutto il CIV. È veramente bello, bello, bello. Io sono rimasto veramente colpito da quanti ragazzini c'erano in giro alle moto, attorno a voi pilota, guardandovi con quegli occhi sgranati e magari immaginando un giorno il sogno di diventare uno di voi. Ma qualcosa che ti ha colpito di questo weekend a livello personale? Diciamo che il clou del weekend è stata la serata di sabato, GR notte, comunque tutto quello che c'è stato attorno è stato veramente bello, una figata. GR di notte è tanta roba, mi piace veramente tanto. Cambia un po' i riferimenti, un pochino, però a me è piaciuto tantissimo. A guardarlo là fuori è ancora più bello perché ci si immaginava quasi come se fossero delle moto stradali che stessero correndo in pista. È ancora di più l'effetto rispetto a delle moto racing che corrono di giorno, quindi senza fari e senza nulla. Devo dire che l'effetto è veramente, veramente particolare e veramente bello. Bravi a quelli della federazione, hanno azzeccato un format stupendo e spero che continuino ad utilizzarlo nel tempo. Ma Luca, andiamo a noi. L'uomo Sì. del weekend. Come è partito questo weekend? Ah, dai, abbastanza bene. Abbiamo fatto le libere il giovedì, c'è stata la prima ufficiale il giovedì sera che già provavamo alle 9:30 del giovedì, che di solito non è un turno ufficiale il giovedì, ma stavolta l'ha messo ufficiale, che di solito si parte dal venerdì col CIV, però io da subito mi sono trovato bene anche già di notte. Mi sono dovuto adattare un po' ai primi giri perché sembrava che le curve arrivassero molto più veloce visivamente, però dopo ci fai un po' la mano e diventa quasi una normalità, diciamo. Dai, io mi sono trovato bene, siamo partiti abbastanza bene, comunque avevamo già una buona base, non abbiamo stravolto la moto, abbiamo fatto giusto qualche modifichina per dare qualche miglioria, così, aggiustamento. Non eravamo messi male, diciamo, da subito, avevamo già una buona base. Prima di vedere gli highlights e commentare la gara 1 di Misano Night, sigla! Eccoci qui, rientrato in studio e andiamo a vedere immediatamente gli highlights della gara. Racing Night che arriva al suo momento clou con la gara della Superbike che parte con la pole position di Michele Pirro, Ducati Barney Spark Racing, ma è subito lì vicino a lui Luca Bernardi con la Aprilia della nuova M2 Racing. Si rinnova la sfida tra questi due grandissimi piloti dopo il bel duello di Valle Lunga. Parte bene Lorenzo Zanetti, parte benissimo anche Alessandro Del Bianco con la Yamaha del Keope Motor Team, è alla stacco Del Bianco e addirittura va a prendere la terza posizione. Negativa invece la partenza di Samuele Cavalieri con l'altra Aprilia della nuova M2 Racing che scattava dal terzo posto. Michele Pirro inizia il suo ritmo, 36 basso, scenderà anche sul 35 alto. Bernardi sembra destinato a staccarsi, ma non sarà così. Zanetti qui l'attacco su Del Bianco a prendere la terza posizione, vicino a loro anche l'ottimo come sempre Luca Vitali con la Honda della scuderia Improv. Del Bianco è ancora in bagarre con Zanetti, grande sfida tra questi due piloti a suon di record, una gara indimenticabile, la va a vincere Michele Pirro, fantastico su Luca Bernardi, quindi vince la Ducati Barney Spark Racing e sul terzo gradino del podio sarebbe Lorenzo Zanetti, Ducati Broncos. Luca, allora abbiamo visto gli highlights della gara, abbiamo credo che ci abbia creduto anche tu fino alla fine, vedendo quel 35 sul cruscotto. Raccontaci un po'. Siamo partiti forte, abbiamo fatto veramente un ottimo passo gara, molto veloce, quasi vicino anche al record della pista in gara. No dai, ci ho provato fino alla fine, ho sbagliato secondo me un po' il penultimo giro, che non sono riuscito a avvicinarmi quei 2-3 decimini per provare l'attacco l'ultimo giro, però niente, ci ho provato, mi si è chiuso un pochino, però ho perso il decimino 2 e non sono riuscito a avvicinarmi per provare un sorpasso, però sono
sono contento lo stesso. Il feeling di guida a livello di temperatura e tutto il resto era migliore la sera o l'indomani in gara 2? Ma noi con le Dunlop andiamo bene quando l'asfalto è un po' più fresco. C'erano una trentina di gradi d'asfalto di notte, quindi era molto buono. Dopo di contro c'era magari la visibilità che non riuscivi a vedere come il giorno. Chiaramente secondo me si gira sempre un po' più forte di giorno, però l'asfalto con 30 gradi aiutava. Di giorno vedi meglio, però era anche più caldo. Dopo magari scivolava di più, però la visibilità era migliore, quindi c'era più o meno pro e contro, che magari giravi anche uguale, no? Con il fresco con le nostre gomme vanno un po' meglio. Sicuramente anche stare con la tuta addosso di sera è meglio che stare di giorno alle 2 del pomeriggio. Non lo so, comunque quando ho cavato la tuta per fare comunque i festeggiamenti là al podio, era bella calda la situazione, io ho sudato parecchio. Toglici una curiosità, l'Aprilia ti piace di più con i fari o senza? Non lo so, perché sicuramente i fari li farei una modifica, quelli che ho adesso, che riguardando anche gli highlights e tutto, i miei sono quelli meno potenti, sembravano 2 lumini rispetto agli altri. Magari se facciamo un faro LED adesso ci studieremo qualcosa di diverso. No, con i fari ci sta, è bella, non è male. Luca, allora, sei arrivato a ridosso della prima posizione in gara 1, ma gara 2 è tutt'altra storia. Sì, ci siamo rifatti, dai. Andiamo a vedere gli highlights, commentiamole insieme. Va bene. Quarto round del campionato italiano a velocità, seconda gara del weekend per la Superbike nel round CISA al Misano World Circuit. Si parte pole position per Michele Pirro, che ha anche vinto la Racing Night, ma la partenza del pluricampione italiano non è positiva, finisce largo ed è in coda al gruppo attorno alla settima posizione. Allunga e ne approfitta subito Luca Bernardi. Aprilia, nuova 2M2 Racing, gran ritmo, poi c'è Del Bianco, poi arriva Cavalieri anche lui con l'altra Aprilia, e poi un fantastico Luca Vitali con la Honda della scuderia Improv. Lorenzo Zanetti mantiene la posizione invece davanti a Michele Pirro della partita, e anche un ottimo Kevin Manfredi con la Suzuki Penta Motorsport. Continua la rimonta di Samuele Cavalieri, va a prendere la seconda posizione su Del Bianco. Arriva l'attacco, Michele Pirro passa Zanetti, risponde Zanetti all'interno e Pirro cerca di infilarsi nuovamente, scivola, riprenderà la gara, ma attenzione, il pilota Ducati Barni Spark Racing chiuderà solo in decima posizione. Gran sorpasso il curvone, Vitali su Del Bianco, vince Luca Bernardi. Aprilia nuova M2 Racing. Samuele Cavalieri non rispetta invece il long lap penalty per il track limit, viene penalizzato e finisce quindi secondo Vitali, terzo Zanetti e Cavalieri solo quinto, Pirro appunto decimo. Luca, allora, come abbiamo detto, gara 2 è tutt'altra storia. Partito in testa e finito in testa con un ritmo di gara impressionante. Bravo, complimenti, ma raccontaci un po' il tuo feeling di gara 2. Grazie mille. Mi sentivo bene, sono partito abbastanza forte anche in partenza, comunque ho fatto un bello stacco, una bella partenza. Niente, ero primo da subito, dalle prime cure, quindi ho cercato di fare il mio passo e di spingere senza anche strafare, perché come è capitato anche i primi round del CIV, che ero primo a Misano e dopo 2 o 3 giri mi si è chiusa davanti che volevo spingere, e dopo sono scivolato, poi avevo recuperato fino alla quarta posizione, però stavolta ho cercato di stare magari un po' più contenuto anche primi giri, per mettere le gomme nella giusta pressione, di mettere tutto in asse. Dopo ho fatto il mio passo, ho visto che gli altri facevano fatica un po' a tenere, li distaccavo giro per giro, quindi è andata bene, sono contento, mi sentivo bene con la moto. Gara perfetta, diciamo, dai. L'unico che riusciva a tenere il tuo passo dall'inizio alla fine è stato proprio il tuo compagno di box, Samuele, che successivamente mi ha detto non gli è stato comunicato, doveva fare un long lap penalty e quindi è stato penalizzato a fine gara, e anche se ha tagliato la linea del traguardo in seconda posizione è scivolato in quinta. Ti sei confrontato con lui? Ti ha detto qualcosa? Sì, ci ho parlato con Samu, ho detto che comunque
non ha visto la segnalazione, quindi non è riuscito a fare, non ha fatto il long run penalty all'ultimo giro, però peccato perché mettevamo l'Aprilia primo e secondo posto ed non era male per niente, tanta roba secondo me. Anche perché il venerdì avete avuto un ospite eccezionale ai box, c'era Massimo Rivola. Sì, è stato con noi quasi tutto il weekend perché lui era lì anche con l'Aprilia 660, con il trofeo. No, ci è venuto a trovare, mi ha fatto i complimenti, sono rimasto molto contento. Dietro di te invece è successo il finimondo. Zanetti e Pirro se ne danno di santa ragione, secondo me un semplice contatto di gara, nulla di più, anche da quello che si evince dagli highlights. Che idea ci puoi dare tu con l'occhio del pilota esperto? No, riguardandolo mi sembra un contatto di gara, mi sembra che comunque Zanetti ha lasciato anche lo spazio e tutto, per cos'altro aggiungere. Luca, sei terzo in classifica generale, hai riaperto il campionato, ma ci crediamo fino in fondo o corriamo gara per gara? Mi hai smesso di crederci. No, sicuramente io comunque penso a gara per gara, cerco di fare, anzi turno per turno, perché comunque cerco di migliorarmi sempre ogni sessione che entro in pista, di migliorare sempre qualcosa, tutto nella moto, in me stesso, comunque penso a sessione per sessione, diciamo, a migliorare sempre. Spero di fare anche a Mugello un altro bel weekend e basta. Ringraziamo Luca Bernardi per essere stato qui con noi a raccontarci il suo straordinario weekend di Misano. Diamoci appuntamento al prossimo weekend che vi vedrà impegnati con il campionato italiano velocità nel circuito toscano del Mugello e ciao! Ciao a tutti.